Alessandro è l'amico di oggi. Ciao Elena. Ciao. Abbiamo sentito i suoi punti. Conto come sempre da 5 a 1. 5, 4, 3, 2, 1. Sì, dimmi. Sì, lo vedo. E lui corre fortissimo perché è come se mi fa vedere che deve vincere la gara, solo che corre sempre. Questa gara non arriva, non ha mai fine. Dà l'autorizzazione? Sì, Sì, quindi sì, sì. Cioè, appunto, continua a correre sulla pista, ma la gara non finisce mai. come lo vedi? È sudato, come se, cioè, affaticato, sudato, corre forte, ma è provato. Questa Ok. corsa infinita. Mm-mm. Nome del progetto di Alessandro. Mi dice raccoglitore di emozioni, il nome del progetto. È un raccoglitore di emozioni. Quali emozioni? Generalmente a bassa o ad alta frequenza? Allora, bassa. Gliele abbassano e raccolgono le vibrazioni. Vabbè, vibrazione. Vediamola. Livello di vibrazione. 6 miliardi. Consapevolezza. 151. PS. 36. Vite precedenti. 1834. E livello di cervello. 8.9. Va bene. Valori buoni, discreti, più che Mhm. tra discreto e buono. Vediamo subito le entità eteriche, così, senza tanti giri di parole. Prima di tutto quello che ha creato il progetto contenitore di emozioni. Sì, allora è Zeus, però eh, in collaborazione con Poseidone, secondo universo. Mhm. Diciamo il principale attore collegato che diciamo gestisce ehm, mm, il progetto di Alessandro è questo demone. Mhm. Ehm, Appare quasi come, cioè, diciamo, è un mantello nero e sotto, cioè, è come se fosse aria nera il corpo, nel senso Come non ha si una, chiama questo demone? Fumo. È fatto di fumo. sì, è fatto di fumo, esatto, è fatto di fumo. Mm. Eh, ta- Tapanost, con la T. Allora, mi fa vedere. Allora, vedo, allora c'è la rappresentazione della
morte, della paura della morte più che della morte in sé, no? Che la morte fa parte della vita. Invece direi la paura della morte, quindi Thanatos, ok, di là. Mm? E poi ci sono Gross, che è come questo demone, più o meno lo vedo, grosso, e poi ci sono questi piccoli demoni che agiscono di qua. Quindi Eh, lui ha mm, Zapanost, mm, che è paura della morte o sì, Thanatos? sì, sì, sì. Un collegamento alla paura della morte. Vabbè, poi che cos'ha? Cosa c'è? Poi c'è un Leonide Mhm. che appare come una statua immobile a Mhm. noi in questo momento. Appare, cioè, è strano perché appare apposta così come per far finta che è innocuo e che non fa nulla, no? Mhm. In realtà si attiva in alcuni momenti. Chi altri c'è? Allora, ci sono due uomini del tempo. Uno è, sì, lo vedo proprio, te lo descrivo adesso perché è chiaro, il meccanismo. Fa sì che Alessandro procrastini ed è collegato a un'entità mentale di livello 3, che è, direi proprio procrastinare. Mm, L'insicurezza, Mm. rappresenta l'insicurezza ed è collegato a questo uomo del tempo che fa sì che lui non faccia mai alcune cose. Cioè con la paura, è un po' tutto collegato, perché con la paura agisce poi l'uomo del tempo facendogli procrastinare, facendogli credere che lui non è in grado di... mm, ecco, quindi Mhm. Di non fare la sessione, per esempio, ci ha messo per 10 anni esempio. per Mm, decidersi. Un sì. po' a ragion veduta perché insomma non si fidava di questo o di quello. E poi Mhm, è da 3 anni che ha conosciuto il mio lavoro e ci sta pensando, quindi insomma, mm, procrastina da un bel po'. mhm. E l'altro uomo del tempo cosa fa? Allora, gli sposta le situazioni. Ehm, È come se cambiasse a volte, come se cambiasse a volte la scenografia di un'azione che lui fa in un posto dove va, oppure cambia anche, diciamo, i personaggi. Cioè, in eterico vedo proprio che cambia, cioè toglie una scenografia e ne mette un'altra, Mhm. oppure toglie, al posto di alcune persone ne mette delle altre. Mm. L'ha fatto per tutta la vita di Alessandro fino ad ora un po' di volte, proprio anche cose magari importanti, anche ehm, un paio di volte per nuovi lavori, doveva iniziare dei lavori nuovi, proprio tipo quando è andato a vedere il posto, così viene messo un altro al posto di quello che era in realtà. Più per... Fidanzate? Mm? E le fidanzate? Sì, fino... Sì, di solito sì, non tutte, ma almeno 5 volte l'ha fatto. Mm, Poi chi c'è di eterico? Una mantide, Ariel? 3. C'è un po' di gente, Mm, parecchia gente. Vabbè, Zeus c'è sempre, però c'è pure mm, tanto Poseidone citato, quindi un demone del secondo universo. mm, Leone e Mantide, che sono le due entità eteriche classiche, più, manca solo Falconiforme, ci siamo tutti. Due uomini del tempo che lavorano
su due fronti belli importanti. Mm. Entità mentali. Allora, ce ne sono 3, quella di livello 3 che ho detto prima. Procrastinare. Sì. Poi ce n'è una di livello 2. Come posso dire? Come se lo fa parlare, però cioè non è libero di parlare spontaneamente, ma parla eh, mh, partendo da un pensiero che gli viene, diciamo, imposto da questa entità mentale. Non so come dire. Facciamo un esempio. Mm, che ne so, conosce qualcuno, anche cioè qualsiasi persona, no? Non deve essere una donna. La prima volta, piacere, sono Alessandro, magari può iniziare con una battuta, ok? Invece no, il pensiero è piacere, sono Alessandro, tu come ti chiami? Cioè, cose impostate, no? Quindi c'è sempre il pensiero impostato davanti e lui può solo parlare attraverso questi pensieri impostati, direi. Quindi eh, previsti dalla situazione della Banali. società. Ecco, banali, sì. Questo sempre o ogni tanto? No, ogni Da, tanto. da Quan- sempre? Perché è una 2, non è tanto 2. No, no, Potrebbe infatti essere nato da ormai, poco, da anni. no, anzi, secondo me, no, no, quello che vedo è che è andata scemando. Lui è sempre più consapevole, sempre più padrone delle sue azioni e della sua vita, quindi è andata scemando. Prima, probabilmente anche quando ehm, era adolescente che faceva fatica, Mhm. lì era molto più forte, era anche a livello 6, quindi lui partiva con questa impostazione, quindi come protezione. Mm. Anche Quindi non è... procrastinare era più alta o bassa? Mm, più alta. Più alta anche procrastinare, era un livello 5. Quindi era 5, 6 e poi l'altra che adesso è 5. Vabbè, lì era tutta un'altra roba, era 8, L'altra è la ovviamente. terza? Sì, la terza che adesso è 5. Ok. A cosa serve la terza e a come si chiama? Eh, la terza, come posso chiamarla? Mi viene da dirti, mm, mi viene da dire aggancio alla dipendenza. Adesso la chiamerei così. Cioè, l'idea che senza un aiuto esterno non ce la posso fare. Addicted. Sì, però prima era proprio completamente dipendenza. Mhm. Adesso è un aggancio all'idea della dipendenza. Ecco. Non è più dipendente, ma ha paura Ha di paura, tornare a esatto. essere dipendente. E quindi non molla alcune cose che lo fanno stare comunque in quel limbo di, come posso dire, sicurezza, Mhm. presunta La, sicurezza. sì, come si dice in inglese? Safe, Mm. no, mi viene, vabbè. Comfort zone. No. Comfort zone, ok. Mm. PS e PE sull'altare, sul banco degli testimoni. Come vedi la PS di Alessandro? Così vediamo ogni tanto di capire come vedi le cose in eterico, Mm. come vede una medium le cose in eterico, come si vede una parte subliminale, l'anima di Alessandro, che faccia ha, che aspetto ha. Allora, beh, la vedo, è comunque della sua, la vedo sempre con questa consistenza, come posso dire, con questa, cioè è sempre un'aggregazione di questa energia viola-blu, ok? Che è sempre in movimento, le molecole sono proprio
di loro in movimento, ok? Adesso ha preso le sembianze di una donna con una pelliccia e un cappello molto pesante perché si sente fredda, si sente al freddo, non si sente riscaldata. E la Pie? Mm. E la Pie mm, invece è una sagoma di uomo, come persona, ok? È come se nello strato esterno, non c'è strato interno e esterno, però in questo momento mi sta facendo vedere come se avesse lo strato esterno e come se avesse tutti degli spilli, fosse riempita di spilli dall'esterno, quindi punta con tantissimi, infiniti spilli. Perché? È come se non si sentisse mm, allora, è come se dall'esterno si sentisse vulnerabile, ma comunque riesce, tra virgolette, mi fa vedere che è come se riuscisse comunque a proteggere la PS, mi dice. Come se la PS si sentisse in questo momento eh, in dovere di proteggere la PS. Perché la PS non ce la fa. La PS ha freddo e non riesce a... In effetti è Esatto. 36%, quindi è Mm, minoritaria. Non è 50 o non è mm, qualcosina. mm, mm, Vabbè. Causa esoterica, Elena, mm. delle relazioni sabotate e interrotte. Allora, ci sono vari momenti. Ehm, allora, all'inizio è come se la PS avesse dato l'ok agli uomini del tempo, direi intorno ai 17 anni, mi viene da dire, così vedendo, avesse dato l'ok agli uomini del tempo per far sì che Alessandro non entrasse troppo in questo canale, mi viene da dire molto energeticamente molto alto. C'è stato un momento dove avrebbe potuto incontrare una ragazza che a livello energetico l'avrebbe fatto vibrare molto molto alto, fin troppo. In quel momento era troppo, soprattutto per la situazione in cui era, diciamo, per le dipendenze, no? Che aveva. A passare in quello stato lì con quelle dipendenze gli avrebbe fatto perdere addirittura la vita. Mm? Mhm. Sarebbe andato troppo in alto, troppo a distanza dalla Matrix. E quindi è come se la PS avesse trovato questo strumento, quindi l'uomo del tempo. E un'altra volta fondamentale invece è dove lì, se lui, l'uomo del tempo ha agito invertendo la persona, ok? Quindi lui avrebbe dovuto conoscere una ragazza con cui sarebbe evoluto molto velocemente, questa volta in maniera molto sana, e invece l'uomo del tempo ha agito per bloccarlo. Questo potrebbe intorno ai 28 anni. Queste sono le due situazioni più che mi fanno vedere. Mm. Però sono solo due. Sì, poi le altre sono più o meno sullo stesso tenore, però quelle fondamentali potevano essere queste due qua. Va bene, l'uomo del tempo è brutto e cattivo e Alessandro pensa, cavoli, che sfortunato che sono che me ne ritrovo due che lavorano alacremente. In realtà lui ha deciso di venire in questa vita a farsi sabotare dagli uomini Mm, del tempo. È andato nell'ufficio degli uomini del tempo e ha detto: ho mm, bisogno di un lavoro, vi pago. Ecco, questi sono i soldi. Adesso voi mi fate il lavoro perché io devo imparare delle cose. mm, Cosa la donna freddolosa della sua PS deve imparare
da questo e perché, domanda alla donna frettolosa PS di Alessandro, all'ultimo giro, quindi alla compilazione dei documenti per la prenotazione di questa sessione, Alessandro Mm, incontra una ragazza mm, con cui sta molto bene, anche mm. se non da tantissimo tempo, e diciamo non ci sono accenni alla fine di nulla. No, infatti, ehm, infatti è proprio qua. Allora, qui non ha agito l'uomo del tempo, qui lui è arrivato con questa azione, lui è riuscito a eh, passare oltre all'azione dell'uomo del tempo, infatti anche alla entità mentale procrastinare e alla paura. Ok, quindi prenotando e essendo qua oggi, perché poteva prenotare magari poi invece di dire come ci è successo qualche volta, in Molto realtà lui è arrivato raramente, per molto fortuna, raramente, per fortuna, però due casi forse sì, di... infatti. E quindi insomma. è qua. E questo ha fatto sì che queste tre entità non potessero agire. Ok, lui ha preso in mano la sua vita e è andato dritto, cioè quasi come se non esistessero. E questo ha fatto sì che ha neutralizzato la forza delle interferenze. Ok, e la PS è come se adesso vedesse qua dall'inizio della sessione, ok, gli si fosse aperto davanti un portone dove entra della luce molto calda. Questo è quello che vedo in eterico e quindi la PS dice, ha colto, è come se lei dice, sono 10 anni che questa è una delle tante opportunità, dei tanti messaggi che gli ho mandato per evolvere, no? Però appunto dopo 10 anni l'ha colto, per esempio, quindi cogliendolo per lei, dice la PS, per me ha superato quell'ostacolo, un pezzo di ostacolo l'ha superato e quindi eh, lei è riuscita insieme ad Alessandro, è riuscita ad agire contro le interferenze, quindi in maniera neutra. Non so Questo se... significa che l'attuale fidanzata è la futura moglie, fiamma o che è, come dire, se ognuno di noi ha una serie di step da Mhm, graduali, alcuni ne hanno pochi, alcuni ne hanno tanti, per mm, arrivare a un determinato obiettivo, che solitamente è un certo tipo di consapevolezza, gli step di Alessandro erano bloccati mm, continuamente da questi uomini del tempo. sì, Quindi, come dire, è un po' indietro, no? sì, E a scuola è rimasto un po', è stato un po' bocciato, tra virgolette. sì, Adesso finalmente è passato a una classe successiva con questa sì, fidanzata o è la esatto. fiamma? Allora, quello che vedevo prima, mentre ci esponeva i punti, ho proprio visto che non è la fiamma, ma eh, è come se avesse fatto le elementari tutte assieme, tutto d'un colpo, ok? Ed è già alle medie. Ok. Quindi non è ancora la fiamma, ma quello che vedevo prima era proprio chiaro. Se lui dà il tempo alla sua compagna di stare ad osservare le sue azioni, cioè le azioni di Alessandro, ok? Lei riuscirà a vedere tantissimi aspetti e riuscirà a consapevolizzare queste cose, le saranno sempre più chiare e possono diventare fiamme. Perché quello che lei, cioè, il fatto che lei comunque conosce già, diciamo, le altre dimensioni, Mhm. fa sì che loro non siano così distanti. Mhm. Però, Parlano linguaggi simili anche se non uguali. esatto. Quindi se lui le dimostra nella Matrix praticamente come si fa, è come se lei si fidasse e lo segue, ecco. Lei viene nel cinema, la invitiamo. Allora,
È un po' confusa perché c'è un problema, nel senso che lei vorrebbe portare un po' di gente, ma disincarnata, No, e lei che viene non da può sola. entrare. Lei viene da sola. Lei viene solo ed esclusivamente per se stessa. Che voglia portare disincarnati, gatti, cani o vivi non è accettabile, non è chiesto. Mm, mm, va bene, non le era chiaro. Viene da Va bene, sola, ok. viene per se Sì. stessa, viene non per spiare, Mm, rompere, fare film e registrazioni col registratore, viene per se stessa, per vedere il film di Alessandro, potrebbe anche essere quello di qualcun altro, non del suo attuale fidanzato, ma per vedere il film di Alessandro e imparare delle cose. mhm. Sì, sì, va bene. Sì, sì. Lo accetta tranquillamente, pensava potesse portare qualcun altro. Però voleva portare disincarnati, quindi no. E ne ha attaccati? No, in questo momento no. No, È come se la seguono, ma non attaccati. Boh. la Sì, non, seguono non nel cinema no, ma nella sua vita le sono non attaccati, ma come se facessero un cerchio intorno a lei, ecco. e ronzano intorno. Sì, Questo causa mamma? Rifissa? da sempre, sì. Mhm. Vabbè, questo è tutto un altro discorso. Mm, Magari la fidanzata vorrà fare una sessione. Non so, mm, che io non posso lavorare su questo. mm. Viene qualcun altro? Così. Chiamata libera. Oh, vedo la mamma di Alessandro, vedo, penso suo papà, no, però in seconda fila. Sono vivi i tuoi? Sì. Ok, quindi la mamma in prima fila, il papà in seconda fila e poi c'è un'altra ragazza, sua parente, non so se ha sorelle e la sorella, una parente molto vicina. No? Una... Allora ok. una cugina può Cina, essere, una roba così. eh, però un po' più indietro. Mm. Va bene. La causa esoterica della paura di uscire, che è Mm. passata, ma che l'ha riguardato da giovane. Sì, allora c'era. Adesso è rimasta solo la paura dell'idea della morte. Così, cioè, è ancora agganciato, molto meno rispetto a tantissimi anni fa, ma c'è un po' un residuo, no? Prima c'era in più, cioè quindi c'era questo demone qua, ce n'era un altro, sempre del secondo universo, che era la paura di uscire, quindi era questo terrore, io in eterico vedo questo demone che è come se fosse un grande uomo grigio-verde, Mm? ok, che Mm. s'avvicina in eterico s'avvicina ad Alessandro e Alessandro è terrorizzato, schiacciato con gli occhi spalancati. Ok, questa è la paura di uscire. Questo demone del secondo universo. Paura delle Era, masse, quindi magari non sì. so, i bambini delle scuole che tutti insieme fanno i corridoi, le scale, se le incrociava, più o meno la stessa reazione. Sì, era come se gli arrivasse sempre questa interferenza qua, diciamo nella Matrix era come se gli arrivasse tutta una carica di energia dall'esterno, tutta ad un colpo, no? Quindi come se fosse una roba che lo schiacciava, che lo comprimeva. Beh, lui è contenitore di emozioni, sentiva le emozioni delle persone? Sì, 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 sentiva proprio le vibrazioni delle persone, esatto. Luoghi Tutte assieme, affollati pum. uguali. Sì, Ascensore affollato sì, uguale. questa cosa, pum, così forte proprio. Ok, ma andiamocelo a fare un giro al secondo universo con Alessandro. Lui vuole? Mhm. Lo accompagniamo noi due. Sì, 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 con noi viene. Ok, andiamo, vediamo il secondo universo come è fatto. Andiamo di là, visto che quando si parla di Mm? demoni tutti dicono, oh Dio, che paura,
mamma che brutto, non ne voglio parlare, liberami dei demoni ma non ne voglio sapere. No, vediamo cosa sono i demoni, Mhm. così non si ha più paura dei demoni e si è risolto Sì. il problema alla Mm. radice. Come se si passa un muro di confine, tra virgolette, no? C'è proprio una zona di separazione. Membrana. Sì, ecco. E ormai non, non c'è neanche più consistenza adesso. Cioè, se io guardo, ci sono dei residui di posti, pianeti piccoli, boh, sono dei residui, ma è quasi solo come se ci rimane l'involucro esterno, ma di dati. È come se fosse una rete di dati verde. Mm. Una specie di bosco incendiato con l'incendio domato, come idea. Non rimane più Sì, molto, c'è ancora sì, qualcosa. però esatto, ma non vedi neanche il bosco, vedi solo, diciamo, Corteccia la bruciacchiata. sagoma, esatto, solo il contorno. Dov'è questo? Dove sono questi demoni con cui aveva a che fare da giovane? Adesso non sono più quelli Ah no, Papa, quelli no, lì, Papa no, Nostro. infatti, no, no. Quello da giovane c'era, ti dico com'era. Lì era quasi, era più un luogo, come se fosse, ecco, è un grosso pianeta grigio, Mhm, come se fossero tanti buchi, tanti spazi, quasi come quello delle Vespe. mhm, Ok, e al centro c'era un nucleo di produzione di questa energia, di questi demoni. Quindi da lì, dal centro poi verso l'esterno, era come se pian piano uscisse questa energia e poi formava questi demoni che uscivano da lì, questi grigi, uomini grigi verdi. Ma adesso non c'è più, adesso è proprio, vedo solo l'idea, il contorno, non so come dire. Ok. Qui nel secondo universo torniamo indietro nel tempo, quando il secondo universo, la condizione in cui il secondo universo era quando Alessandro aveva paura delle persone Mm. nell'ascensore. Sì, sì, era appunto così, come ti ho detto, questo mondo enorme, grigio, con dentro questo nucleo e queste celle dove uscivano, dove si formavano questi demoni. Ok, Mhm. usciva, ma è proprio i- mm, informazione che vibra basso, cioè dentro al nucleo c'era l'informazione della paura delle masse, Mm. della- dell'energia di... sì, era già come partenza molto più forte, era già quell'energia di accumulo di vibrazioni basse per poi essere prese, no? Quello del suo progetto. Però era molto più forte, era mm, molto più forte. Quindi con la paura delle masse fanno vibrare basso, prendi tutta quell'energia che ti fa soffocare e loro poi l'assorbono. All'epoca, come si chiamava questo demone? Dov'è? Ah, Come era fatto? Demone demoni. sì, sì, era questo umano enorme grigio e verde. Di là, sì, niente, c'era questo nucleo, non è che c'era un vero demone, di là c'era questo nucleo, questa energia nel nucleo e poi tutti questi demoni così. Il suo si chiamava, mi dice Persefone. Andiamo a cercarlo, trovarlo. Per comunicargli che ha fallito, che Alessandro ha superato queste paure.
È come se fosse stato riciclato, quindi è attaccato a un'altra persona. Mhm. Quindi ha finito il suo lavoro con Alessandro e è andato a lavorare da Sì. un'altra parte. Mm. Va bene. Secondo me il clou della situazione, della sessione, è l'entità mentale collettiva 8, che adesso è 5. Mhm. Non ce la Sì. faccio da solo, devo avere in Mm. mano qualcosa. Sì. Oggi Alessandro ha il metadone. Mm. E energeticamente dove e come lo vedi in lui? Sì, allora, energeticamente lo vedo che parte più o meno dal collo fino più o meno al bacino, ok? Al bacino è come se ci fosse una base, ok? E c'è questo un altro piano orizzontale, ok? Che va su, 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 quando è troppo su, il metadone lo ritira giù, fino a giù. È come se gli abbassasse l'energia. Io vedo che proprio gli abbassa l'energia. All'inizio delle sessioni avrebbe vibrato molto più alto senza il metadone. Sì, 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 lo abbassa proprio gli tira giù pum, l'energia. c'è una linea temporale Mhm. con un altro universo, chiamalo come ti pare, dove c'è un Alessandro con la stessa storia, ma che oggi non ha più nessuna dipendenza neanche da metadone. Se non c'è, la creiamo questa linea temporale. Allora, ho visto una cosa, quindi Sì. secondo me c'è, perché l'ho proprio vista chiara, dove lui non è più dipendente dal metadone, anzi, ehm, si è messo invece dall'altra parte a spiegare agli altre persone come stare senza metadone. Quelle già uscite, quelle che già sono fuori dalla dipendenza e dalle droghe, ok? Quindi come lui adesso, cioè persone come lui in questa linea temporale, e Mhm. nell'altra linea temporale lui racconta loro e spiega loro e aiuta loro a come stare bene senza usare il metadone. E a quanto vibra lì? Lì vibra 25 miliardi di base. Ha le stesse interferenze? No, non ha il demone non ha il demone e ha un EDL in meno, non ha l'entità mentale di livello 5 e neanche quella di livello 3. Quindi rimane la 2 che è La già 2 debole e poi non così se fondamentale. Leonide e Mantide. C'è un messaggio che l'Alessandro di quella linea temporale vuole dare a questo? Per esempio, ci vuole dire come è fatto? Allora, ha colto il messaggio, dice, ho colto il messaggio della PS di un giorno che mi ha fatto dimenticare ehm, di, non so, mi ha fatto dimenticare di prendere il metadone. So che forse devono andare a prenderlo in ospedale, adesso non lo so come funziona più, però era come se lì è riuscito a non prenderlo, come se si fosse dimenticato l'orario Mhm. e poi non ha potuto prenderlo e niente, ha fatto, dice vabbè, oggi va bene così, adesso non so, ok? E ha provato a farlo più giorni di seguito e ha visto che passato un certo step, è come se in eterico mi fa vedere che è come se avesse con fatica salito una scala molto molto ripida, ok? È arrivato giù e c'è stato uno scivolo di liberazione. Ha colto quell'occasione lì, mi fa vedere. Ha cavalcato l'onda di dimenticarsi un giorno l'orario, una cosa così. Mm. Esiste anche sgrezza la fiamma di Alessandro?
Allora, vedo questa cosa strana qua. C'è la sua ragazza di adesso, ok, che è un'anima affine di quinto livello, Mhm. ok, e sopra, e c'è la fiamma grezza sopra di lei, la fiamma grezza di Alessandro sopra di lei. Sopra la ragazza. Sì, Ma può essere anche la ragazza che diventi fiamma esatto, grezza. esatto, Cioè, quel pazzo bianco, no? sì, Senza ancora da dipingere, eh, no? In questo sì, senso, che può sì, essere potenzialmente, vabbè, c'è un'infinità di esatto, possibilità sì. che può Però questa essere cosa, ecco, particolare così non l'avevo mai vista. Ecco. proprio Sì, sopra la proprio testa sopra. della Sì, ragazza, cioè sì, come se sopra la la ragazza. seguisse. Sì. Insomma, questa ragazza è seguita da tutto, da fiamme Infatti, grezze, da Madonna, spiriti. poverina. Una pifferaia magica che ha tutti dietro che la seguono. Mm. Sarebbe interessante, poi mi fai sapere se la vedete insieme, cosa ti dice. Che altro? Cos'è il metadone? Energeticamente, chimicamente, scientificamente non ci interessa. Cos'è energeticamente? In una dimensione esoterica, cos'è il metadone? Allora, è l'occasione per appunto queste entità, direi soprattutto mentali, di agganciare persone e prendere l'energia. Ok, quindi è un portone spalancato di opportunità per queste entità mentali per agganciare persone attraverso la chimica, quindi un processo fisiologico, creano all'inizio, creano un equilibrio energetico e emotivo che stabilizza la persona. Ok, questo è quello che danno per avere poi di ritorno tutto il resto, quindi un aggancio energetico, cioè vedo proprio, ti descrivo proprio la scena. Allora, in generale, no? Vedo una persona dipendente da droghe, ok? Ehm, si avvicina all'opzione del metadone, ok? Metadone impersonificato, vedo una grossa faccia con due protuberanze così, ok? Gli dà una mano alla persona con un sorriso molto furbo. Mm? Ok, dà una mano, questa persona schiacciata a terra, impossibilitata, ok? Gli dà la mano e si tira su. E questo è l'aggancio primario, no? Ok, ti aiuto a tirarti su. Ti tengo su così all'inizio, ok? Dopo un po' di tempo ti faccio sedere, ti tengo sempre seduto. Ecco, più o meno, ecco, la similitudine Non può sei più a essere questa. terra, non sei in Non sei più a piedi, terra, ma non sei in piedi. Ti tengo sei seduto. seduto e stai Ecco, attaccato a me. e stai attaccato a me. Ti ho Puoi star salvato. lì solo se stai attaccato a me. Cos'è questa? È un'entità mentale collettiva? Sì. Mm, mm, mm. Va bene, con Alessandro oggi abbiamo fatto un po' di viaggi. Andiamo a fargli vedere come siamo andati nel secondo universo. Il momento, ma lo possiamo anche rifare. Possiamo viaggiare nel tempo, ma lo andiamo a rifare. Il momento in cui abbiamo visto tutte le fiamme del mondo insieme. Mhm, 7.800.000 mhm. persone, Mi ricordo, sì. quasi 4 milioni di coppie. Mm, Questi insieme fanno un ad eternum fiamma. Così, mhm, per gioco, non è che dobbiamo farlo per qualche motivo. Per esempio, sarebbe bello fare il gioco di vedere l'effetto che fa, come diceva una canzone, mm, un ad eternum fiamma ficcato nel secondo universo. È nostro, mm. possiamo farci quello che vogliamo. Nostra creazione è anche quella, quindi vediamo cosa succede.
Lo facciamo tutti insieme, lo ficchiamo nella membrana e va di là nei pianeti mezzi rotti. Ci va? Sì, può andare dove vuole, è il nostro, e decidiamo dove va. E ci va. Mhm. È è una distesa di cortocircuiti. Provoca un cortocircuito ovunque. Ok, l'abbiamo lasciato lì. Adesso le fiamme ne Mhm. creano un altro. Vogliono? Sono aumentate? Sono diminuite? Anche solo di qualcosa? Il trend C'è è l'aumento. un'altra fila di quei... Sai che anche l'altra volta, prima che fossero così tanti, c'era una fila di fiamme che si approcciavano. Ecco, c'è una nuova fila. Ok, ne vogliono fare un altro? Mhm. Lo mettono lì. Come lo vedi questa palla di energia? È proprio energia color oro sì, che fa... Come posso dire? Scintille, Sì, lapilli. sembra... sì. Alessandro vuole farci solo un giro dentro per vedere com'è. Mhm. Questa è l'energia. Questa energia l'hanno creata delle parti subliminali che hanno trovato la fiamma, tali quali a lui, che non hanno né più né meno nulla di lui. Mm. Così andiamo a vedere i due estremi delle creazioni, quella che ormai non ci serve più, è in disfacimento, e abbiamo Mm. visto il secondo universo, e adesso lui vede la massima espressione della Mm. creazione dell'anima. Mm. Sì, lì dentro ti pervade tutto il corpo con quella vibrazione lì, altissima. Lui di dentro a quanto vibra? 100.000 miliardi. Assolutamente. Va bene. Mm. Cosa vuole fare? Ci dice di seguirlo al suo cluster. Seguiamolo. Prima di eliminare i contratti ci vuole far vedere, o si vuole far vedere, una eventuale vita o più di una vita, se ci sono, in cui questo concetto di non ce la faccio se non ho qualcosa è stato iniziato. Allora, mi fa vedere questa vita dove era sì, un alchimista. Eh, faceva esperimenti, vedo questo suo laboratorio con tutte vari esperimenti, quindi tutte le provette, tutte le ampolle, ok? Però ha avuto un incidente, mm, cercando di vedere l'incidente, ok. Sì, sì, è stato travolto dai cavalli imbizzarriti e ha perso una gamba. E il dolore da lì è stato sempre molto forte e a un certo punto ha provato a fare un suo miscuglio, ok, contro il dolore. Il dolore passa, ma ha questi... È sempre un po', quando prende questa cosa, questo miscuglio, i primi momenti è proprio molto poco lucido. Affascinato dalla sedazione. Esatto. Ecco, vedo Quindi questa poi cosa si qua. va, È continua o è dipendente. solo un episodio? No, no, continua perché il dolore non passa mai. C'è un dolore cronico molto forte e quindi di nervi.
c'è proprio una cosa che dà in testa e quindi lui ogni tot prende questo Va miscuglio. bene. Dov'è nel cluster questo contratto? Come lo vedi il cluster? Allora, il cluster lo vedo come una parete con delle insenature, ok? Rivestite di legno e in ogni insenatura c'è appeso un foglio con scritti tutti i contratti di quella vita. Il casellario. Sì, Mm. e quella vita lì è tipo così davanti. Così. Quanti sono questi contratti? Ogni casella è una vita, quindi 1800 O erano. 34? Ecco. Ok. A Mm. volte sono di più, a volte sono di meno. No, Io no, lì è. chiedo. Mhm. Sì, sì, sì. Mhm. Che ne fa? Li tiene? No, sta prendendo il portale definitivo. Hai buttato via tutto, anche tutto il casellario. Mhm. Benissimo. Adesso vediamo di fargli creare qualcosa di simile a quello in cui è entrato prima. Cosa dice? Ne è capace? Allora lo fa similare, non ha lo stesso colore e vibra più basso, ma l'ha Ah, fatto partendo da lì, da quell'idea lì. Quindi è subito una sfera, ok? Si muove nella stessa maniera l'energia, ok? È una luce chiara, non è oro, mhm. e vibra un po' più basso, quindi È mille brutto mil. questo ad eternum? No, no, bellissimo, questo assolutamente. Sembra una ciofeca. No, 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 è Ok, a quanto bellissimo. vibra? È mille miliardi. Buttali via. No, infatti. Avatar, come è fatto? Allora, un burattino senza più vita, cioè, lo vedo proprio fermo lì, un burattino messo lì sulla sedia immobile. Mm. Lo tiene? Ah no, adesso apro il portale definitivo. Mhm. E l'ha chiuso. E nuova creazione energetica anche Mhm. qua. Mhm. Sì. Bene. Queste entità eteriche ci sono ancora? No, non c'è più niente. Niente. No. Uno si chiede com'è possibile? Chiediamolo ad Alessandro, alla sua PS, com'è possibile? È possibile perché in eterico noi possiamo fare, non solo in eterico, possiamo fare tutto quello che vogliamo fare per noi anche nella Matrix, se vibriamo con la vibrazione necessaria per fare quello che vogliamo creare. In eterico è molto più veloce perché non c'è la Matrix. Sembra che sia più veloce, sembra che si possa fare solo in eterico così velocemente, dice la PS. In Mhm. realtà si potrebbe fare anche nella Matrix, così velocemente. È solo che le entità mentali ci fanno credere che non si possa fare in collaborazione con le entità eteriche che ci Ok. mettono davanti la Matrix. Ecco. Eventuali impianti che non abbiamo analizzato e entità mentali ci sono ancora? No, Ok. Nuova frequenza. 397 miliardi. Nuova consapevolezza. 197. PS.
68. Vite precedenti. 1591. Cervello, quindi capacità medianiche. Allora, ora 9.7. È alto, eh? Potenzialmente potrebbe arrivare a sicuramente in poco tempo, se rimane centrato così, in poco tempo potrebbe arrivare a percepire l'energia e vederla, quindi intorno al 11.8, 12.3. Con quali condizioni? Quando? Se rimane centrato così, vibrando sempre alto così, cioè sempre alto così, no, nel senso che se lui riesce a rimanere, allenare le sue vibrazioni alte, in 6 mesi può proprio sbloccare tutti i suoi canali e sentire e vedere l'energia. Mm. Allora, vedo che è come se lui trovasse insieme alla sua compagna un esercizio energetico, senza avere a che fare con nessun disincarnato, mi raccomando, quello assolutamente no. Un esercizio energetico anche all'aperto. È come se potessero fare, li vedo così, è una specie di, mm, mi viene da dire danza, una danza all'aperto o un'arte marziale all'aperto insieme, collegati, riuscirebbero a allenare molto bene le vibrazioni e l'innalzamento delle loro vibrazioni. Mm. E poi per conto suo, avere a che fare con la terra, quindi Mhm. coltivare le piante, orto, frutta, mm, avere a che fare con la terra. Ok, al momento ci sono degli ottimi valori, non ci sono più le interferenze. Mhm, C'è un grande cambiamento mhm, mm, di paradigma. Domani può tornare tutto com'è, mm, con magari non domani, ma con una certa reticenza può tornare tranquillamente tutto com'è, mm. sempre, in qualunque sessione, non solo Sì. in questa. Cosa ha imparato la PS di Alessandro, oggi che ha il 68%? È ancora Allora, la donna freddolosa. no, allora si è tolta la pelliccia al cappello e adesso mm, in questo momento sta ballando, balla ehm, tipo, penso sia una danza tribale del Sud America antica però. Mhm, Mm. mhm. Quell'energia lì è proprio molto carica, molto energetica, appunto, la vedo a che fare, sì, è come, la vedo proprio, no? La PS che balla sulla terra con questa danza qua, quindi molto energetica. Questo ballo vuol dire continuo l'esperienza della dipendenza? No, Da vuol qualunque dire, cosa, sostanze, no, metadone, infatti, è proprio la persone. differenza, ecco, lì era come se fosse passiva, ok? Adesso lei è attiva. Quindi prima prendeva da fuori, mi viene da dire, Subiva. ok, subiva da fuori, adesso agisce all'esterno. Mm, mm. E la fidanzata? E la fidanzata è sbalordita in positivo, è proprio sta vedendo una cosa che proprio non conosceva per niente, ha visto delle cose, sì, sbalordita in positivo. I genitori? Vedeva. Nel cinema? La mamma è contentissima, applaude Alessandro, in piedi che applaude, felicissima. Papà osserva abbastanza neutro, è come se non fosse tutto chiaro, quindi come se dovesse metabolizzare, quindi un Mhm. po' così. Prende atto. Sì.
Quell'altra persona, non ricordo maschio o femmina, cugina, No, quindi era una femmina. sì, Diciamo cugina, magari poi è sì, boh, un'amica, una no, infatti vicina. non so. Ma Molto interessata, come se gli si fosse aperto un canale. Ecco. Come se avesse visto, è entrata perché è come se avesse visto una luce interessante e si è seduta ad osservare, ecco, quindi è una cosa nuova. Mm. importantissimo messaggio finale di Alessandro a se stesso. Stai su questo piano, su questo cerchio, e lì rimarrai fortissimo, te ne accorgerai subito. Non farti prendere, non farti agganciare dai pensieri ehm, smi- che ti sminuiscono, che dicono che tu non sei in grado. Quelli sono tentativi di agganci da parte delle interferenze. Sul piano in cui sei ora, puoi tutto. Rimanici. Mm. Gli sono rimaste delle abilità dal suo viaggio nell'Ad Eternum Fiamma? Sì, sì, lì ha imparato ad alzare le vibrazioni. Sa cosa vuol dire avere le vibrazioni a 1000 miliardi. Quindi quando lui le allenerà, sentirà proprio quando è quasi vicino. Potrà allenarsi ad avere dei picchi a 1000 miliardi, che possono essere molto utili per eh, alleggerire, nel senso, magari nei momenti in cui si sente che vibra basso, stanco, che può, quando poi avrà imparato bene, può proprio fare questi picchi a 1000 miliardi per togliersi la stanchezza, mm, la tristezza, come viene da dire, sì, proprio utilizzarli quando ci sono questi agganci. Mm. Frequenza finale? 429 miliardi. Perché non ha diminuito così tanto le vite? 1800, 1500, insomma. Ci sono tantissime altre esperienze molto meno importanti che però riguardavano la maggior parte delle vite. Queste esperienze qui molto forti riguardavano non tante vite, quindi la consapevolezza di oggi è vero che ha diminuito poche vite, ma è come se quelle vite lì pesassero molto più di tutte le altre, Mm. come esperienza, come intensità di esperienze, come priorità. Mm. Nelle sue capacità medianiche c'è la telecinesi? Sì, sì, l'ho vista già prima, però prima deve imparare molto, molto, molto bene deve prendere molta domestichezza con l'energia, quindi imparare a vederla e sentirla prima. Questo è un passaggio per lui fondamentale. Va bene, abbiamo Mhm. finito.